Buon Natale a tutti, soprattutto buon Natale ai miei 5 ascoltatori. So benissimo, voi mi avete sempre scritto dicendo non siamo 5, siamo più di 5, però ormai io sono abituato, come è di manzoniana memoria, rivolgermi ai miei 5 ascoltatori e quindi buon Natale a tutti e 5. Buonasera a tutti voi anche da parte mia. Oggi sono molto felice di parlare di un film con un grande amore per il cinema che passa attraverso i costumi. Perché? Perché i costumi sono una parte fondamentale dei personaggi. Pensate a Cappuccetto Rosso, ma anche a Charlie Chaplin. La sua trovata principale è quando indovina il personaggio del Trump, il vagabondo. Questo vagabondo dalle scarpe troppo larghe, la bombetta, la camicetta striminzita e il bastoncino si muove come un fantasma. E chi sarebbero Superman, Spider-Man, Catwoman e tutti gli altri supereroi senza i loro costumi? Perché un costume non è soltanto un indumento, un costume è uno strumento narrativo essenziale per evidenziare le caratteristiche del personaggio. Nei primissimi anni del cinema i costumisti erano ancora molto pochi. Spesso gli attori e le attrici si vestivano da soli, oppure nei film storici ricorrevano alle sartorie teatrali. Solo nel 1924 la Paramount crea il primo reparto di costumi e si presenta una giovane donna con una valigetta piena di disegni così interessanti e variati che la assumono subito. Anche se il giorno dopo confessa che i disegni sono dei suoi studenti, fortunatamente la Paramount non la licenzia e Edith Head entra nella storia del cinema, detenendo ancora oggi il record per il maggior numero di Oscar vinti da una donna, 8 statuette su 35 nominations, lavorando per 400 film con registi di fama mondiale come Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Cecil B. DeMille, un'attenzione meticolosa ai dettagli e la capacità di esaltare la personalità degli attori con i costumi. Sono suoi anche il famoso tubino nero di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, oppure il vestito bianco e nero di Grace Kelly nella Finestra sul cortile e naturalmente moltissimi altri. Le costumiste italiane arrivano dopo, ma non sono da meno. Il maggior numero di riconoscimenti li ottiene Milena Canonero, che esordisce con Arancia meccanica di Kubrick, sua l'iconica bombetta del protagonista che le fa guadagnare il suo primo Oscar. Famosa perché conduce lunghe ricerche per confezionare i suoi costumi, ha fatto 4 film con Francis Ford Coppola, tra cui Megalopoli quest'anno, e 5 film con Wes Anderson, tra cui Grand Budapest Hotel, con cui ha vinto la sua 4ª statuetta che ha dedicato a quello che ritiene il suo maestro, Piero Tosi. Un fiorentino che ha iniziato la sua carriera creando i costumi di Anna Magnani in Bellissima di Luchino Visconti, con cui ha sempre continuato a lavorare, condividendo con lui la maniacalità per i dettagli. Una volta mi trovavo nell'ufficio di Goffredo Lombardo, il grande produttore, anzi l'ultimo dei grandi produttori. Questo grande ufficio della Titanus, una stanza veramente immensa, tutta ricoperta da delle grandi tende verdi, damascate. E mi venne in mente di chiedere a Goffredo Lombardo, ma è una bellissima giornata, con tutte queste tende qui al chiuso così, non le dà un senso di soffocamento? Lombardo alzò gli occhi dalla scrivania, chiuse la penna stereografica che conteneva soltanto inchiostro verde, mi fissò e mi disse: queste sono le tende del Gattopardo, le terrò per sempre, perché lei non sa quanto mi sono costate. Così, grazie a Lombardo, per il famoso ballo del Gattopardo, Tosi può creare 300 costumi diversi uno dall'altro, tra cui il celeberrimo vestito bianco di Claudia Cardinale. Ma di Tosi sono anche le bretelle a X sul corpo nudo di Charlotte Rampling in Portiere di notte di Liliana Cavani. Di lui dicono che dormisse con i tessuti prima di sceglierli, per sentire cosa avevano da dire. Forse potremmo chiederlo a Ferzan Özpetek, visto che quando è arrivato a Roma da Istanbul per studiare storia del cinema, poi ha frequentato anche l'Accademia di Costume e Moda e, divenuto aiuto regista, è rimasto affascinato dalle grandi sartorie come quella di Tirelli, dove facevano realizzare i loro bozzetti tutti i più famosi costumisti, tra cui ovviamente Piero Tosi,
cui lui diventa grande amico. Il giovane Ozpetek gli chiede addirittura di leggere le sceneggiature per avere il suo parere e probabilmente l'attenzione per i dettagli degna di Visconti deriva proprio da quella di Tosi, forse il primo in Italia a non considerare il costume un semplice abbigliamento, ma una parte estesa del personaggio. Il costumista che Ozpetek ha scelto per Diamanti, Stefano Ciammitti, ha fatto un lavoro impressionante perché davvero i suoi costumi sembrano personaggi a sé stanti, perfetti per mostrare l'enorme lavoro della sartoria delle due sorelle protagoniste nel realizzare i bozzetti di una costumista da Oscar chiaramente ispirata a Milena Canonero. Lo scenografo turco Deniz Göktürk ha ricreato la sartoria con una ricchezza di particolari che mi ha dato un colpo al cuore, perché c'è esattamente lo spirito di quelle che frequentavo quando ho mosso i miei primissimi passi nel cinema. Quindi sento profondamente quanto amore per il cinema c'è in Diamanti, anche se è un amore contrastato, perché Ozpetek lo divide con l'altro suo grandissimo amore, quello per le donne. Infatti nel film, accanto ai personaggi maschili, tutti ben tratteggiati ma decisamente secondari, ci sono ben 18 attrici, più o meno importanti ma tutte curate con attenzione, tanto da far dire ad Ozpetek che questo film per lui è come uno spartiacque, perché se prima temeva di affrontare i personaggi femminili, adesso vuole occuparsi esclusivamente di loro, meravigliosi e resistenti come i diamanti. Effettivamente occorre coraggio per fare un film con così tanti personaggi femminili, e non per il banale luogo comune che è impossibile metterle d'accordo. Anzi, sembra che in questo caso si sia creata una bellissima sorellanza tra loro. Ma perché, parlando di donne, bisogna scavare in profondità nei loro sentimenti. Però i sentimenti sono un marchio di fabbrica di Ozpetek e lui, insieme alle due sceneggiatrici Elisa Casseri e Carlotta Corradi, ha scritto e riscritto la sceneggiatura anche durante le riprese e vi assicuro che non è semplice come potrebbe sembrare. Per raccontare le 1000 storie di questo film corale, in cui addirittura ci possiamo godere anche le attrici che cantano, e in cui non manca neanche una lodevole denuncia di violenza domestica, fortunatamente ormai la troviamo quasi sempre nei film, risolta, esattamente come in lieto fine, con una trovata favolistica, che però è anche un inno alla forza delle donne, in questo Natale 2024, in cui Vision, la distribuzione che ha creduto da sempre in questo progetto, prodotto per la prima volta da Marco Berardi e non dalla storica produttrice di Ozpetek Tilde Corsi, ha scelto di far uscire questo film così viscontianamente sontuoso, in grado di ricordare agli spettatori di tutto il mondo la celebre artigianalità cinematografica italiana. Spettatori che hanno sempre apprezzato le star italiane, di cui queste 18 meravigliose attrici, una più brava dell'altra, sono una perfetta rappresentanza. Sentite cosa ha da dire Roberto sulle due attrici protagoniste. Una splendida Luisa Ranieri, bellissima e straordinaria, proprio nella pienezza dei suoi 40 anni, interpretata da una deliziosa, struggente e appassionata Jasmine Trinca. I personaggi femminili sono la mia specialità, ma questi sono davvero troppi e il video sarebbe troppo lungo, quindi ho deciso di parlarvi dell'unica attrice che non ha una parte nel film. Lo so, pensate che sono pazza, ma non è così, perché questo film viscontiano, ambientato nel 1974, in realtà ha una caratteristica molto molto moderna, che è la rottura della quarta parete, perché nel film vediamo come è nato il film. Infatti, obtorto collo, perché non avrebbe mai voluto apparire in scena, ma nessun altro avrebbe potuto farlo al posto suo, c'è proprio Ozpetek, nella parte del regista, che convoca tutte le sue attrici per proporre loro di girare Diamanti. Non vi spoilerò il motivo, ma vi rivelo chi è l'attrice che non è nel film. È Elena Sofia Ricci, ma paradossalmente nei dialoghi tra lei e Ferzan c'è l'essenza del film. Perché il dolore per la perdita di una persona amata, di cui purtroppo anche Elena Sofia Ricci ha un'esperienza personale, non è impossibile da lenire, ma forse si può sublimare,
trovando un nuovo scopo per cui vivere, ma soprattutto rendendosi conto che la persona che manca è nella stanza accanto. Una battuta stupenda che purtroppo è stata tagliata perché ricordava troppo il titolo del film di Almodovar in sala proprio in questi giorni. Questo film, ricchissimo di personaggi e di dettagli, si conclude in un ambiente vuoto, dove una intensissima Elena Sofia Ricci, sola, avanza verso di noi ricordandoci quello che conta davvero. E naturalmente indossa un meraviglioso costume che la fa sembrare proprio un angelo. A dimostrazione di quanto questo sia davvero il tema centrale del film, Roberto qui cita una frase di un altro film di Ozpetek, La Dea Fortuna. Se vuoi ricordare per sempre una persona cara, se vuoi, secondo il concetto romano di legare della sorte, di far accadere, se vuoi avere per sempre l'affetto e l'amore di una persona cara e tu vuoi ricambiarlo sempre, devi fissarla profondamente negli occhi, fare in modo che si imprimano automaticamente, chiudere gli occhi e farla scendere fino al cuore. E così questa persona la ricorderà per sempre e lei per sempre ricorderà te. Prima dei titoli di coda c'è una dedica a Mariangela Melato e a Virna Lisi, con cui Ozpetek non ha fatto in tempo a fare un film, e anche a Monica Vitti per ringraziarla di quello che lui considera il miglior complemento professionale di tutta la sua vita. 3 grandi attrici con cui lui prima o poi conta di lavorare. L'aneddoto di oggi riguarda proprio Monica e ho avuto la fortuna di conoscerla, ho avuto la fortuna di lavorarci insieme e dovevamo fare un film intitolato La fattucchiera e la regia doveva essere di Gigi Comencini, di Luigi Comencini, e lei doveva essere la protagonista. Aveva molto apprezzato la mia sceneggiatura, le era molto piaciuta ed era una storia molto particolare, era la storia di una, ho già raccontato altre volte questo episodio generale, di una donna popolare che per cavarsi d'impaccio in seguito a una serie di circostanze crede di avere un dono, una forma di telepatia, una forma, cioè un dono speciale e si mette a fare la fattucchiera. E questo qui lo fa soprattutto per aiutare, per mantenere il figlio che ha una malattia incurabile. E quindi veniva giocato fra questo tono tragico e questo tono comico, perché lei come fattucchiera era molto buffa e poi invece aveva questo risvolto. Il film era piaciuto a Luigi Comencini, tant'è vero che avevamo cominciato a fare la revisione per sceneggiarlo compiutamente ed era piaciuto molto a Monica. E abbiamo fatto i provini e ho già raccontato questo fatto che Monica si è accorta che io praticamente ero pazzo di lei e quindi mi ha guardato 2 o 3 volte e poi un giorno mi ricordo proprio apposta me l'ha fatto durante un ristorante, ho raccontato già questo episodio davanti a tutti, mi ha guardato e mi ha detto inutile che mi guardi con quegli occhiacci perché tanto io con te non ci sto. Va bene, e va bene, io sono tutto arrossito, mi sono vergognato perché tra l'altro avevo qualche anno di meno e quindi pensavo che non si capisse questa cosa. Però poi abbiamo continuato a frequentarci, io facevo l'aiuto di Gigi e quindi di Gigi Comencini e quindi quando abbiamo fatto i provini alla De Paulis io la chiamavo, andavo a prenderla nel camerino, l'accompagnavo sul set e poi la riaccompagnavo. Un giorno mentre la riaccompagnavo ed era particolarmente graziosa, divertente, era stata molto brava, si è girata e ha visto i miei occhi che scintillavano proprio di una forma di ammirazione che però siccome era anche una bella donna, questa ammirazione sconfinava facilmente in un desiderio, una cosa. Ma guarda, ma te l'ho già detto, non c'è niente da fare. Io degli intellettuali ne ho avuti già abbastanza, riferendosi al grande Michelangelo Antonioni, ero soltanto un pipilletto. E allora io ho sorriso e ho detto, sì vabbè, ma io ho fatto solo l'università, in realtà sono popolare, sono uno del popolo. Peggio, vuol dire che hai i difetti di tutti e due, degli intellettuali e dei popolari. E a questo punto ha aperto la porta e mi ha guardato e mi ha detto, e lasciamo perdere, va. Poi, prima di chiuderla, mi ha fissato ancora, ha sorriso con gli occhi gli scintillavano e mi ha detto,
ciao Maschier, e mi ha chiuso la porta in faccia. Ecco, io lo ricorderò sempre così, con quel sorriso malizioso e divertente. A Roma si chiama impunito, ma che dentro c'era una forma di tenerissima maternità, una forma di tenerissima solidarietà, una forma di simpatia. Grazie Monica, ciao. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi prego di postare i vostri commenti per poterlo migliorare. Buone feste a tutti e grazie!